Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili. Attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Bob, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Oggi voglio parlare di qualcosa di serio, il riciclaggio di denaro. Riciclaggio di denaro. Sembra interessante. Di cosa si tratta? Il riciclaggio di denaro è il processo che rende il denaro illegale apparentemente legale. I criminali guadagnano denaro da attività illegali, come il traffico di droga o il furto, e cercano di nascondere da dove proviene quel denaro. Capisco. Quindi vogliono rendere il loro denaro sporco pulito. Esattamente. Lo fanno in 3 fasi principali: collocamento, stratificazione e integrazione. Puoi spiegarmi queste fasi? Certo, prima, nella fase di collocamento, il criminale introduce il denaro illegale nel sistema finanziario. Questo può avvenire depositando piccole somme in banca o utilizzandolo per acquistare beni che possono essere rivenduti in seguito. Sembra rischioso. Perché non tenere semplicemente i contanti? Tenere grandi quantità di contante è sospetto, banche e governi lo monitorano. Quindi i criminali utilizzano il collocamento per evitare di essere scoperti. Qual è il secondo passo? La seconda fase è la stratificazione. Qui il criminale cerca di nascondere la fonte del denaro. Lo fa spostando il denaro, trasferendolo tra diversi conti, inviandolo a banche estere o comprando e vendendo beni. Sembra complicato. Deve essere un lavoro arduo. Sì, lo è. L'obiettivo è rendere la traccia del denaro molto confusa, in modo che sia difficile risalire all'attività illegale. E qual è l'ultima fase? L'ultima fase è l'integrazione. In questa fase, il denaro viene reintrodotto nell'economia come se provenisse da una fonte legittima. Il criminale può usarlo per comprare una casa, investire in un'impresa o spenderlo liberamente. Ha senso. Ma perché lo fanno i criminali? I criminali riciclano denaro per godere dei loro profitti senza essere catturati. Se usano direttamente denaro illegale, rischiano di essere arrestati. Rendendo il denaro apparentemente legale, si proteggono. Ho capito. Ma il riciclaggio di denaro è un reato, giusto? Sì, lo è. Molti paesi hanno leggi per combattere il riciclaggio di denaro. Banche e aziende devono segnalare attività sospette per aiutare a prevenirlo. E cosa succede se qualcuno viene colto a riciclare denaro? Può affrontare sanzioni serie, comprese multe e pene detentive. Le forze dell'ordine lavorano duramente per fermare il riciclaggio di denaro e risalire al crimine. È importante saperlo. È fondamentale mantenere pulito il nostro sistema finanziario. Sì, lo è. Il riciclaggio di denaro danneggia l'economia e la società. Può finanziare altri crimini e ridurre la fiducia nelle istituzioni finanziarie. Non lo sapevo. Pensavo che il riciclaggio di denaro riguardasse solo i criminali. Riguarda tutti. Quando il denaro viene riciclato, può portare a tasse più alte, più crimine e un'economia più debole. È molto serio. Sono contento che ne stiamo parlando.
Penso sia importante comprendere queste questioni per poter proteggere le nostre comunità. Concordo. Ho sentito parlare di alcuni famosi casi di riciclaggio di denaro. Ad esempio, alcune banche sono state multate per non aver rispettato le regole. Sì, molte banche hanno subito sanzioni per non aver segnalato transazioni sospette. Questi casi dimostrano che il riciclaggio di denaro è un problema globale. Cosa possiamo fare per aiutare a fermare il riciclaggio di denaro? Possiamo essere consapevoli delle nostre attività finanziarie. Se notiamo qualcosa di sospetto, come una strana transazione bancaria, dovremmo segnalarla. Possiamo anche sostenere leggi che proteggono il nostro sistema finanziario. È una buona idea. Presterò più attenzione ai miei estratti conto. È un ottimo inizio. L'educazione è fondamentale. Più sappiamo sul riciclaggio di denaro, meglio possiamo prevenirlo. Grazie per avermelo spiegato, Alice. Oggi ho imparato molto. Prego, Bob. Sono contenta che ne abbiamo parlato. È importante condividere conoscenze su questioni serie. Concordo. Dirò ai miei amici del riciclaggio di denaro e perché è sbagliato. È meraviglioso. Insieme possiamo aiutare a sensibilizzare e proteggere la nostra comunità. Ora mi sento più informato. Non sapevo che il riciclaggio di denaro fosse così complicato e dannoso. Sì, è complesso, ma capirlo ci aiuta a vedere il quadro generale. Ognuno di noi ha un ruolo nel mantenere al sicuro la nostra società. Leggerò di più su questo argomento. Forse potrei anche unirsi a un gruppo comunitario che parla di prevenzione del crimine. Sembra un'ottima idea. Molti gruppi locali lavorano per educare le persone sul crimine e su come prevenirlo. Sono davvero interessato a saperne di più. Grazie ancora per questa conversazione. Di nulla, Bob. Mi piace sempre parlare con te. Aiuta anche me a pensare e a imparare. Non vedo l'ora della nostra prossima discussione. Magari possiamo parlare di un altro argomento importante, come il crimine informatico o la frode. Sarebbe molto interessante. Ci sono molte questioni da discutere e ogni conversazione ci aiuta a comprendere meglio il nostro mondo. Concordo. Parlare di argomenti seri come il riciclaggio di denaro mi fa sentire più responsabile. Sì, la conoscenza è potere. Quando comprendiamo i problemi, possiamo lavorare insieme per trovare soluzioni. Mi assicurerò di condividere ciò che ho imparato oggi con la mia famiglia e i miei amici. È fantastico. L'educazione è il primo passo per fare la differenza. Sento di avere una nuova prospettiva sul denaro e sul crimine. Non si tratta solo di denaro. Riguarda la fiducia e la sicurezza nella nostra comunità. Esattamente. Un sistema finanziario pulito aiuta tutti, permette alle aziende di crescere e alle persone di vivere senza paura del crimine. Grazie per essere un'amica e una guida così buona, Alice. Grazie a te, Bob. Apprezzo la tua curiosità e la tua disponibilità ad imparare. Insieme possiamo rendere migliore la nostra comunità. Sono entusiasta di imparare di più e di far parte di una comunità che si interessa a queste questioni. Anch'io. Continuiamo a parlare e condividere idee. Ogni piccolo sforzo conta. Cercherò ulteriori informazioni sul riciclaggio di denaro e su altri crimini. Forse potrei anche partecipare a un seminario locale. È un piano meraviglioso. Molte organizzazioni offrono conferenze e workshop gratuiti. È un buon modo per incontrare persone e imparare cose nuove. Concordo. Mi sento motivato a essere più coinvolto nella mia comunità.
Grazie ancora per questa conversazione illuminante. Di nulla, Bob. Mi piace sempre parlare con te. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Buona giornata. Anche a te. Arrivederci per ora. Arrivederci, Bob. A presto. Ciao. Ciao. Ciao, come stai? Dopo la festa, ho detto ciao a tutti. Ciao è una parola comune in Italia. Riciclaggio. Riciclaggio. Il riciclaggio aiuta a ridurre i rifiuti. Dobbiamo promuovere il riciclaggio nelle scuole. Il riciclaggio è importante per l'ambiente. Denaro. Denaro. Ho bisogno di denaro per comprare un regalo. Il denaro non può comprare la felicità. Stavo contando il denaro nella mia tasca. Processo. Processo. Il processo è molto lungo. Stiamo seguendo il processo giuridico. Il processo di apprendimento richiede tempo. Illegale. Illegale. L'acquisto di farmaci illegale è pericoloso. La vendita di prodotti illegale è vietata. Le attività illegali possono portare a problemi legali. Attività. Attività. L'attività è molto interessante. Oggi ho un'attività da completare. L'attività fisica è importante per la salute. Criminali. Criminali. I criminali sono stati arrestati. La polizia sta cercando i criminali. Il film parla di un gruppo di criminali. Collocamento. Collocamento. Il collocamento aiuta le persone a trovare lavoro. Ho fatto domanda per il collocamento nella mia città. Il collocamento offre diversi servizi per i disoccupati. Stratificazione. Stratificazione. La stratificazione del suolo è importante per le piante. Osserviamo la stratificazione delle rocce nei monti. La stratificazione sociale può influenzare le opportunità. Integrazione. Integrazione. L'integrazione è importante per la società. La scuola promuove l'integrazione tra gli studenti. L'integrazione culturale arricchisce le comunità. Sospetto. Sospetto. Ho un sospetto sulla sua sincerità. Il sospetto cresce dopo quello che ho sentito. Non posso ignorare il mio sospetto. Sanzioni. Sanzioni. Le sanzioni sono state imposte per motivi economici. Alcuni paesi hanno subito sanzioni internazionali. Le sanzioni possono avere un impatto negativo sulla società. Transazioni. Transazioni. Le transazioni possono richiedere tempo. Controllo spesso le mie transazioni bancarie. Le transazioni online sono diventate comuni. Educazione. Educazione. E l'educazione è molto importante. Ho ricevuto una buona educazione. E l'educazione apre molte porte nella vita. Comunità. Comunità. La comunità è molto unita. In questa comunità ci sono molte culture. La comunità organizza eventi per tutti. Responsabile.
Responsabile. Il manager è molto responsabile. Essere responsabile è importante nel lavoro. La madre è sempre responsabile delle sue azioni. Fiducia. Fiducia. La fiducia è importante nelle relazioni. Dobbiamo costruire fiducia tra di noi. La fiducia può richiedere tempo per svilupparsi. Sicurezza. Sicurezza. La sicurezza è molto importante. Dobbiamo garantire la sicurezza di tutti. La sicurezza viene prima di tutto. Prospettiva. Prospettiva. La prospettiva cambia il modo in cui vediamo le cose. In arte la prospettiva è molto importante. La prospettiva di ogni persona è unica. Organizzazioni. Organizzazioni. Le organizzazioni sono importanti per la società. Ci sono molte organizzazioni che aiutano i bisognosi. Le organizzazioni culturali promuovono l'arte e la musica. Di cosa stanno parlando Alice e Bob nella loro conversazione? Qual è l'ultima fase del riciclaggio di denaro secondo Alice? Qual è il significato della parola riciclaggio? Qual è l'azione principale nella fase di collocamento del riciclaggio? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.